Ciao a tutti amici, bentrovati. Prima di tutto voglio ringraziare Musical Store 2005 che mi ha mandato questo strumento che è il Korg MS20 Mini. Mi sono messo in questa posizione, questo giro perché chiaramente lo strumento lo richiede, avete anche l'opportunità di vederlo da questa parte. È molto bello, è mini ma è molto bello, nel senso che la cosa che cioè, è immediatamente evidente è il sound, nel senso se avete ascoltato un po' di dischi vecchi, questo è un suono che... Questi sono suoni che avrete sentito mille volte. Cioè, nel senso che questo strumento ha fatto storia, chiaramente, è un monofonico, ha due oscillatori e possiamo scegliere le forme d'onda, le ottave, l'intonazione, chiaramente. Nel caso di questo oscillatore abbiamo anche l'opportunità di scegliere l'ampiezza della pulse, suoni che hanno caratterizzato proprio una discografia intera. Qui abbiamo il mixer, chiaramente, così possiamo miscelare i suoni. Qui abbiamo il filtro, passa alto e passa basso, i picchi, resonance. Non lo so, per me è un po' come dire. Viene in mente una certa discografia. Poi qui abbiamo chiaramente gli inviluppi, la modulation generator, ci sono tutte le opzioni classiche Korg dei vecchi synth. Poi ci sono non solo Korg, ma è proprio la classica struttura. I nomi sono proprio anche quelli Korg. Poi c'è questa parte dove abbiamo il circuito a disposizione per fare dei collegamenti con i cavi e chiaramente, non so, adesso per esempio esco di qua, vado nel filtro rispetto a come posso scegliere il tipo di onda. Qui ci sono i disegni della rampa e della triangolare che si possono, cioè questo si passa da una all'altra con questo morphing. Diciamo, se vado in questa invece che dell'onda quadra, e qui c'è la velocità, e con queste cose ci hanno fatto, mi vengono in mente dei film. Se sfasiamo un po' l'intonazione. Questo è un esempio, ma chiaramente si possono fare tante cose. Io devo dire la verità che sono molto affascinato più che altro dal sound. Perché è molto...
possiamo assegnare alla modulation generator la frequenza, oppure il filtro. Sentite che è bello ciccio, nel senso che si può lavorare, ci ho messo un quarto d'ora a dirlo. Poi come rispondono agli effetti queste cose, che è pazzesco, hanno una... Qui avete sentito nell'intro, ho messo un po' di delay sui suoni di solo. Aveva una personalità questo suono proprio, che ha proprio conquistato tantissimi generi, tra l'altro, perché questo è stato utilizzato in tutto, nella pop, nella musica sperimentale, fino al jazz rock, a tutte quelle cose sperimentali, prog e compagnia, ma anche proprio nel pop, quello mainstream dell'epoca era utilizzato tantissimo. In questa versione qui è divertentissimo, e poi insomma mi sembra che funzioni. Io non posso fare un paragone adesso, chiaramente, poi riconoscerete anche il fatto che molti di queste cose sono, come dire, degli effetti che sono stati usati per fare di tutto. Dalle pubblicità a qualsiasi cosa. Questo va usato per un qualche motivo, non so come dire, no? Cioè ci vuole un senso, sperimentare le cose che ha all'interno. Ha un colore tutto suo, una voce tutta sua, che secondo me è bellissima, perché è grezza ma c'è dentro una dolcezza.
E comunque Korg fa sempre delle cose belle, anche tutte queste macchine, anche tutti i Volca, tutte quelle cose lì sono tutti bellissimi secondo me. Loro sono sempre, regalano sempre tantissimo, danno, regalano no, però insomma danno tanto anche con prezzi ragionevoli. Questo è uno strumento molto interessante. Poi quando si tratta di synth, io chiaramente non sono un cultore profondo dei sintetizzatori, li ho usati tantissimo, ma li uso, cioè, che ne so, mi è capitato quando ero ragazzo di arrivare in studio, beccarli così, sapete poi che adesso abbiamo una cultura, c'è il web e tutto, ma all'epoca uno arrivava, non sapeva neanche da che parte cominciare, si trovava di fronte delle cose, allora magari poi cominciavi a capire le forme d'onda così e tiravi fuori un suono. A volte quel suono lì magari era grezzo, era stupido, non aveva senso, ma il senso dei synth è anche quello, no? Perché conoscerli a fondo, ok, la sintesi sottrattiva, tutte le altre sintesi, l'FM, uno può anche studiarsele, però non c'è niente di più, come dire, gustoso del tentativo di fare una cosa usando le manopole. Non so come dire, perché poi alla fine ti trovi lì a dire, sì, lo modelli come puoi, gli dai una voce e poi quella cosa lì diventa unica, ma unica per davvero, soprattutto con questi sintetizzatori che non hanno memoria, non hanno niente. Qui ti salvi, cioè arrivi a un punto, hai fatto un suono, quello è, quello rimane. Ed è come dire, un'esperienza, no? È un po' una prerogativa di questi sintetizzatori, hanno questa caratteristica qua. Tu fai una cosa che praticamente è unica. Ed è un aspetto che col tempo si è trasformato, perché poi queste cose sono scomparse, sono nati strumenti che avevano le memorie, che avevano l'opportunità di segnarsi tutto con il digitale, salvavi e avevi delle opportunità. Poi c'erano anche quelli analogici che lo facevano, però avevano, che ne so, 8 memorie, così. Eh, Poi sono venuti fuori quelli più importanti e alla fine questa opportunità si è trasformata nella fotografia di un suono, no? Che è una cosa fighissima. Però questa cosa qui del trovo il suono, l'ho fatto, poi metto via lo strumento, oppure è lì in studio, ogni tanto ho voglia di quel sound, lo prendo, ci faccio un basso, quel basso lì sarà quel basso lì e non ci sarà mai più nel mondo, anche perché sì, ti puoi avvicinare, lo puoi fare molto simile, ma è esattamente tutto quello che hai fatto, soprattutto con queste macchine qui, difficile che succeda esattamente quella cosa. Poi non succede anche semplicemente per la corrente che ci passa in mezzo. Perché questi sono VCO, quindi è tutto, non c'è una cosa che stabilisce esattamente dove siamo, no? Ci sarebbe, ma è così molto per aria. Il resto è esperimento. Io vi consiglio comunque perché è molto divertente, no? Di buttarvi su uno strumento di questo genere, di questo tipo. Perché è diverso l'approccio, soprattutto se lo usate in studio. Chiaramente dal vivo diventa un problema oggigiorno con le esigenze che ci sono, le scalette veloci, le cose. Una volta infatti diventavano matti. Ci sono dei live dove c'è la gente che ha lo strumento stonato di tanto, ma non può farci, oppure non se ne accorge perché i volumi, le cose. Adesso c'è il preset, pigli, parti e vai con macchine analogiche anche molto potenti. Questa è un'esperienza, va fatta se avete voglia di farla. Questo è il mio parere. E comunque io ringrazio ancora Musical Store 2005 che mi ha mandato questo strumento, saluto tutti chiaramente e spero che comunque il mio approccio, anche così un po' grezzo, possa interessarvi. Se vi piace iscrivetevi al canale, che molti di quelli che guardano i video non sono iscritti al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie, lì ci sono tante cose, la mia musica, i miei libri, tante cose. Quindi insomma MS20 Mini, uno strumento veramente molto molto piacevole che mi ha ricordato tutto un mondo di suoni di un'epoca che ho amato tantissimo. Un abbraccio forte, ciao ciao!